amici di Xesto Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e finalmente è stato presentato il DJI Mavic Mini. Credetemi, è stata un'attesa davvero estenuante. Io l'ho già comprato, come avete visto nella live di poche ore fa. Siete stati tantissimi a seguirla, oltre 300, grazie a tutti, siete fantastici. L'ho preso dallo store ufficiale DJI.com, l'ho preso anche dallo store italiano DJI Italia e anche da Amazon. L'ho pagato 3 volte e vedremo quale mi arriverà prima. Sicuramente gli altri o li rendo o farò qualche contest con voi, non lo so, staremo a vedere. Tornando però al DJI Mavic Mini, si tratta davvero del drone rivoluzionario che annienterà la concorrenza oppure no? Iniziamo da quel che il DJI Mavic Mini non ha, rispetto a modelli dal peso più elevato come può essere un DJI Mavic 2 Pro o un concorrente oramai nella sua stessa fascia di prezzo come lo Xiaomi Fimi X8 SE. Il DJI Mavic Mini non scatta foto in RAW, non registra in 4K, non ha sensori anticollisione, non ha eliche a sgancio rapido e questa è una cosa che davvero non capisco, non ha nessuna forma di follow me e non segue nessun oggetto che noi andiamo ad inquadrare. E oltre a questo sono presenti poche smart fly, almeno per ora al lancio. Parliamo delle classiche drone mode, circle mode e davvero pochissime altre. C'è da considerare anche il range di controllo. Non sono i 4 km dichiarati, almeno nei primi rumors, ma si parla di 2 km di range in FCC in America. Invece qui in Europa in CE mode ovviamente la distanza massima raggiungibile si riduce. Io ho avuto modo di vedere alcuni test online, di parlare con alcune persone che lo hanno già provato con mano e a stento arriva ai 400-500 metri di distanza. Che parliamoci chiaro, per quanto mi riguarda, lo sapete, io non vado a distanze siderali, a parte nei range test, ma non diciamolo a nessuno. Beh, dicevo, a me va più che bene una distanza del genere, 400-500 metri sono davvero ottimi e vanno ben oltre il massimo legale europeo, però per alcuni possono essere decisamente pochi. Poi, capitolo a parte, tutto da valutare quando andremo a provarlo con mano, la sua resistenza al vento e alle raffiche. Cos'ha invece il DJI Mavic Mini che lo rende un drone così interessante? Ha una cam 2.7K di buona qualità, o almeno così sembra da quello che abbiamo visto in rete in queste ore. Il suo problema è che registra con un bitrate abbastanza basso, 40 megabit per secondo contro i 100 megabit per secondo di cui è dotato oramai la sua concorrenza come il Fimi X8 SE o anche l'Absanzino, che costa praticamente la metà. Avere un bitrate così basso comporta una maggiore compressione nei video, ma anche questo è un aspetto da valutare e da provare quando avremo modo di provarlo, testarlo con mano. Ha un ottimo gimbal meccanico a 3 assi che è davvero una rarità, anzi non penso sia mai esistito un gimbal a 3 assi su un drone così leggero. E parlando di leggerezza, ha dalla sua un peso davvero ridotto di appena 249 grammi al decollo. Attenzione però ragazzi, e qui devo fare un appunto importante, parliamo di 249 grammi al decollo, ma senza paraeliche, che vengono vendute a parte nella versione combo o possono essere comprati singolarmente, e senza luci di posizione di cui il Mavic Mini non è assolutamente dotato. E io, per quello che ho letto dal nuovo regolamento europeo per i droni, sì, sotto i 250 grammi possono essere utilizzati senza patentino e permessi vari, ovviamente a patto di volare fuori da no-fly zone e zone proibite, ma servirebbe comunque che siano installati i paraeliche e anche le luci di posizione nei suoi 249 grammi. Ora, non so se magari ho capito male io, ma questo aspetto del regolamento è ancora molto nebuloso e sicuramente vi aggiornerò quando avremo notizie certe. E non ho nemmeno idea se il Mavic Mini è dotato della nuova sigla CE, che non sarebbe la comunità europea già presente su tutti i droni, ma la nuova sigla CE per i droni ultraleggeri. Ecco, questo non lo so, è tutto da valutare. Quindi si tratta, a conti fatti, come abbiamo potuto vedere anche dal video di presentazione della DJI, di un fantastico piccolo drone da vacanza, perfetto
perfetto per fare foto e video al volo, letteralmente, senza troppe preoccupazioni di infrangere leggi, regolamenti e così via, ma ovviamente anche con dei compromessi per quanto riguarda la qualità. Non si tratta, a mio parere, di un drone professionale o semi-professionale a causa delle mancanze di cui vi ho già parlato, quindi l'assenza di scatti in RAW, di un bitrate abbastanza basso e così via, insomma. Ma sarebbe stato davvero impossibile riuscire a comprimere questo Mavic 2, pesa sui 1000 grammi circa, 1000 grammi di drone in un mini drone da 250 grammi. Penso che comunque mai nessuno avesse pensato, credo, che un Mavic Mini avrebbe sostituito un Mavic 2. Sono due droni di fasce di prezzo e categorie completamente diverse e, almeno per quanto mi riguarda, imparagonabili. Io considero il Mavic Mini un perfetto secondo drone, un secondo drone da usare magari in condizioni meteorologiche non troppo avverse, quindi senza troppo vento, oppure in condizioni in cui volare con un drone abbastanza pesante sarebbe pericoloso e darebbe più all'occhio delle autorità. Quindi con un Mavic Mini siamo più agevolati in tal senso. Ma al tempo stesso sono assolutamente sicuro che un Mavic Mini non sostituisce assolutamente un drone semiprofessionale da un peso più elevato come può essere un Mavic 2, un Fimix 8 SE e la sua concorrenza. È un drone di una categoria completamente diversa che potrebbe aprire le porte a un nuovo filone di droni molto leggeri, molto compatti, che si tengono in tasca e volano molto bene come i loro fratelli di categoria più alta, ovviamente con le dovute differenze e i sacrifici del caso. Ma a parte questo, la cosa più bella di tutte che DJI ha mostrato oggi è sicuramente la base di ricarica / teca in cui custodire e ricaricare il DJI Mavic Mini, che secondo me è davvero una figata, bellissima. Non vedo l'ora di averla qui, magari metterla qua dietro con il Mavic Mini bello in esposizione, perché è qualcosa di spettacolare. Ok amici, e queste sono le mie prime impressioni sul DJI Mavic Mini. Ovviamente non ho avuto ancora modo di provarlo, testarlo con mano, ma spero di farlo il prima possibile, dovrebbe arrivarmi entro metà novembre e vi porterò tanti video, tante comparative con il Mavic 2, con il Fimix 8, con l'Absanzino e tanti altri droni. Spero che apprezziate e spero che le guardiate soprattutto. E ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo argomento, lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme. Per quanto riguarda i prezzi, sì, non l'ho ancora detto, non è eccessivo il prezzo, 399 euro, una batteria, radiocomando incluso, 4,99, 100 euro in più, la versione combo con 3 batterie. Sì, ecco, un altro punto negativo è che il Mavic Mini purtroppo non ha sgancio rapido delle eliche, si avvitano e c'è il classico cacciavite in dotazione, abbastanza triste, però forse è necessario per ridurre il peso, insomma, però ce ne faremo una ragione. Quindi 4,99 per la versione combo, che a parte le 3 batterie incluse a me non piace particolarmente, perché i paraeliche io non li userei, magari qualcuno di voi sì, ma io sicuramente no. La borsetta inclusa non mi piace, non mi fa impazzire, è una confezione in tessuto, penso. Preferisco molto più la borsa che viene venduta separatamente sempre da DJI per questo drone e che comprerò e che vi farò vedere in un video a parte. Quindi io ho preferito comprare la versione base, magari poi compro un'altra batteria e la borsa che mi piace a parte. Voi invece cosa farete? Parliamone insieme nei commenti, ragazzi. In descrizione video trovate il link per acquistare il DJI Mavic Mini, che vi ricordo sarà disponibile, sarà evaso a partire dal 10-11 novembre. Banggood mi ha già comunicato che a partire dai prossimi giorni arriveranno già dei coupon molto interessanti per questo drone. Tenete le orecchie ben aperte, anche perché la versione di Banggood sarà quella FCC, quindi dovrebbe arrivare più lontano anche in Italia per gli amanti delle lunghe distanze, dei range test. E questo è davvero tutto, ragazzi, non c'è altro da dire, aspetto la vostra opinione e se volete supportarci come sempre a noi ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video
E ragazzi, che dire, nella descrizione del video trovate, oltre ai link d'acquisto del DJI Mavic Mini, anche i link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, il nostro canale Telegram delle offerte, il nostro canale Instagram e basta, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AddXS2Games. Ciao ragazzi!